Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida da seguire per l'adempimento della missione della tua anima in tutte le aree della tua vita. Quindi vedremo la parte generale e poi ci analizzeremo la parte amorosa. E invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica. Va bene? L'arte sciamanica che vi dà proprio le chiavi di manifestazione di una realtà all'altezza della vostra anima, della maestria che vi incarna. E per chiunque lo desiderasse ho messo a disposizione il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, tesi di laurea libro, e per chiunque lo desiderasse mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com con scritto in oggetto tesi di laurea, tesi o il risveglio della coscienza. Comunque trovate tutte le informazioni sotto all'info box in descrizione con anche il video di presentazione del libro. Detto questo, allora partiamo. Prendiamo tutti i regni dei Sefirion, allora, e vediamo in che momento ci troviamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro. Settembre 2024. Da cosa è contraddistinta l'evoluzione animica per te? Settembre 2024, cancro. In quale regno ci troviamo in questo mese? Con quale regno abbiamo a che fare? Eccola. Vediamo. Gli Angelion, sarà qualche qualità, qualche talento che hai acquisito o qualche sprono da qualche parte, vediamo. Allora, vediamo cosa ci dicono gli Angelion, ne metterò una per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro. Qual è la qualità animica che mettiamo in essere in questo mese e per la quale ci dobbiamo adoperare in tal senso? Vediamo. La conoscenza intuitiva, sensitività, magia, addirittura. Siete diventate dei maghi. Io vi faccio un applauso. Le mie ragazze e i miei ragazzi hanno studiato talmente tanto, messo in pratica, che conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Abbiamo chiesto qual è la qualità con la quale avremo a che fare in questo mese e come adempiere, no? La magia. Cos'è il mago? Allora, il mago è colui che co-crea allineandosi alla natura selvaggia, che co-crea insieme al suo sposo o sposa celeste, che crea bellezza. Questo è il mese in cui tu creerai bellezza. Cosa vuol dire creare bellezza? Significa allearsi al codice naturale e non tenere più in conto il codice morale, il codice della mente razionale, che è limitata, no? La mente razionale limita la tua percezione di essere un mago e quindi qua svilupperai e praticherai le tue capacità intuitive perché l'intuizione, quella che arriva dal mago, la magia, intuizioni, immagini, sarai una grande maga e un grande mago in questo mese. Saprai co-creare allineandoti al tuo sposo celeste o sposa celeste e avrai una percezione sensoriale amplificata, di modo tale che tu possa vedere anche al di là di ciò che non si vede nella realtà 3D e prendere quello che senti, percepisci e vedi con l'occhio dell'immaginazione, l'unica verità possibile. Accipicchia. Vediamo cosa ci raccontano le nostre fate, gli spiriti della natura in merito. Vediamo un po'. Settembre 2024, cancro.
e si è. Esprimi la tua individualità. Permetti al tuo vero io di risplendere, perché sei una creatura meravigliosa. Questo è il mese in cui tu splendi, eh? È il mese in cui tu splendi. Farai anche cose che non ti sei concessa di fare. Nel senso, farai anche cose guidate dal tuo istinto, dalla tua intuizione, per, diciamo, anche un po' portare questo esempio agli altri, esempio anche di una sorta di eccentricità, non so se è giusta questa parola, cioè ti esprimerai come non ti sei mai espressa o espresso, essendo molto creativa, molto creativo, in tutti gli ambiti, relazioni, lavoro, il tuo stesso essere in casa, ti esprimerai in modo creativo e questo ti permetterà di essere gioiosa, gioioso, cioè ti permetterà proprio di essere molto contenta. Vedo che sarai molto creativa in questo mese, molto creativa. Vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Verrai notata anche per la tua singolarità, autenticità. Se la mente razionale ti dice che stai facendo, come ti stai vestendo, dove stai andando, perché non dire questa cosa, dillo, fallo, ok? Vediamo. Qual è la carta che contraddistingue questo mese di settembre 2024 per il Cancro? La storia è infinita, ci possono essere questioni che non sono ancora risolte. Poi andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, qua vedi c'è una fatina che si mette le mani in testa, no? Con queste carte potentissime mi dicono che rispetto a delle questioni che si ripetono nella tua vita o una situazione in particolare che ti vede protagonista di un ripetersi di eventi che ti possono stressare, tu sai come reagisci in modo completamente diverso dal passato, facendo cose che la tua mente razionale non si sarebbe aspettata. La tua mente razionale vuole farti tenere giù, vuole ingabbiarti in dei pensieri ossessivi rispetto a una certa questione o varie questioni. E mentre prima reagivi con la mente razionale, cioè sì è vero, lamentandoti su, continuando a procrastinare, vi ho detto che la lamentela è lo strumento di potere della mente razionale, che vi vuole far sentire schiavi, ok? Quindi non vi lamenterete più e farete cose eccentriche, farete cose che non vi sareste mai aspettati, piuttosto che stare nel peregrinare stanco della mente, cioè anziché stare là a pensare a una questione, staccherai la mente, anche questo ti dicono di fare, staccherai la mente, che ne so, ti compri un rossetto nero, ti compri un cappello a forma di banana, non so, capito che voglio dire? Cioè anziché, questo è il terreno karmico. Cosa fai? Includi il karma, includi le idee, gli dei, e poi quando ti riprendi da questo farai cose eccentriche che ti permetteranno di ridere. Di ridere. Il mago ride molto. Il mago ride molto, nel senso si prende molto gioco di se stesso e del mondo. È una persona molto leggera, il mago. E qua vediamo una persona appesantita. Quindi è come se rispetto alle situazioni più pesanti tu alleggerirai essendo più fresca, più fresco. Ok, vediamo cosa ci raccontano adesso con i tarocchi, cosa accade in linea generale in questo mese. Settembre 2024, Cancro. Settembre 2024, Cancro. Cosa accade? Vediamo. 9 di spade, ecco dove stanno le preoccupazioni inerenti a questa cosa, che possono essere varie cose. Asso di coppe, cavallo di spade. Vedo comunicazioni per un nuovo inizio di natura emozionale. Di natura emozionale, può essere amore, una nuova storia d'amore o per l'amore, comunicazioni che hanno a che fare con quest'asso di coppe. 2 altre. 10 di denari.
6 di coppe, c'è qualcuno che vuole riconnettersi con te in termini di amici, di familiari, di persone che non vedevi da tempo, di persone che fanno parte della famiglia. Vedo un'ottima stabilità con i figli anche. Ci sono delle preoccupazioni che se ne vanno via del tutto, infatti volevo mettere altre carte per vedere. Il terreno di gioco sono queste preoccupazioni che andranno via, che hanno a che fare col terreno del karma. E io vedo che tu saprai gestirle egregiamente, preoccupazioni inerenti o alla casa, o la famiglia, o la stabilità. Però vedo che qua c'è un risveglio spirituale tuo e avere le idee chiare su come affrontare tutto. E ti dico anche, vedo anche delle... rispetto a figli o figlie, vedo che tu avrai le idee chiare su come affrontare qualsiasi cosa e soprattutto una grande predisposizione creativa ad affrontare le situazioni con i figli. E questo ti renderà molto felice. Anche in casa, con parenti, vedo qui. Vedo che ci sono degli incontri con delle persone che conosci molto bene, anche incontri all'improvviso con persone del tuo passato, o degli amici stretti, mhm, o degli zii, dei cugini. Per altre di voi c'è una persona che vuole un'opportunità con te d'amore. Mm? Però poi l'amore lo vediamo dopo. Vediamo l'energia positiva per te in questo mese. La morte, arriva un cambio rispetto a questa storia infinita, queste preoccupazioni qui, questo sovraanalizzare le cose, accetto, non accetto, mi apro al nuovo, non mi apro al nuovo inteso sia con queste persone che già conosco, con una persona a livello amoroso. Vediamo il blocco qual è. 4 i denari, all'inizio non ti apri tanto, sei una persona sei relativo alla sfera sentimentale. All'inizio non ti apri tanto, però all'inizio. L'unica cosa può essere che magari a livello lavorativo qua non c'hai ancora quello che vorresti, mi dicono. Però arriva un cambio per te. Diciamo che la situazione emozionale ti porta anche a supportare una situazione di natura economica o lavorativa, cioè le tue energie cambiano grazie anche alle persone che avrai vicino e quindi affrontare meglio anche una situazione economica con più ristrettezze, vedo qui per alcuni di voi, o come magari non è proprio come la volete voi ancora in questo mese. Poi mettere il cambio positivo della morte, 2 di bastoni, apertura di cammino, saprai prendere decisioni giuste. Su 4 i denari al blocco, perché il 4 i denari al blocco, il re di denari, questo è rispetto o a una persona con la quale vivete, o a vostro marito, o al padre dei vostri figli, con il quale è un po' difficile parlarci. Io vedo che comunque con i figli qua c'è un'ottima intesa. Oppure rispetto alle condizioni economiche, non sono ancora proprio come le vorresti tu, però ti ripeto, questo è il mese in cui a livello emozionale avrai persone intorno che si sostengono e supportano la tua frequenza, le tue vibrazioni affinché tu possa aprire il cammino e prendere le decisioni giuste. D'accordo? Sì. Ok, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno ancora. Vediamo un po'. Mettiamoci una carta guida per l'amore. Cancro, settembre 2024, tenendo fede a quello che è uscito, ok. Cancro, amore, settembre 2024. Carta guida, 7 di coppe. 7 di coppe mi parla di o un po' di confusione in merito a qualcuno, oppure potete avere delle opzioni, oppure siete distratti da diverse cose e quindi vi state occupando di più cose contemporaneamente, oppure state avendo a che fare con una persona che può essere un po' distratta da altro. 3 di coppe. Può essere che ci sono delle opzioni per te e sei un po' confusa, un po' confuso, cioè su che cosa devi fare. Vediamo un po' di che cosa parlano. Vediamo, allora, cancro, amore, settembre 2024.
Vediamo. Amore, Cancro. 10 di bastoni, diamanti. Qua c'è una scelta che deve essere compiuta, che si protrae da molto tempo. C'è una scelta d'amore che arriva per te. Vediamo energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo gli amanti, asso di spade, 4 di bastoni, il papa. Qua c'è una persona che ti parla, Asso di spade, diamanti, mi parla di una persona che fa una scelta nei tuoi confronti. Cioè ti parla d'amore oppure una nuova opportunità d'amore che arriva. Può essere qui l'inizio di una storia nuova o il rinnovo di una relazione e ti chiede un incontro questa persona. Forte il segno del gemelli, del toro, ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo un po'. Energia attuale, Cancro, amore, il matto. Il matto mi parla di te che ti stai affidando al quotidiano, cioè mi parla del fatto che tu ti stai affidando agli eventi, vivi qui ed ora. Molti di voi hanno iniziato un percorso nuovo con qualcuno o avete iniziato un percorso nuovo nella vostra vita senza impegno con nessuno, quindi vi state lasciando fluire alla vita. Quello che succede, succede, quello che è giusto per me accade. Vediamo il positivo. La forza al positivo. Qualcuno qua vuole recuperare con voi. Se voi ve lo siete messi alle spalle, questa persona, dovete fare questa scelta, qualcuno vuole recuperare con la forza. Vediamo il blocco. Paggio di denari. Non so se gli date l'opportunità però. Non so se gli date l'opportunità. Vediamo il passato. La temperanza, 5 di denari. Io vedo che nel passato avete avuto una persona che non vi ha dato ciò che meritavate, avete messo tutta l'energia nel cercare anche di comprendere questa persona, ma adesso è come se non ci siete, come se vi siete messi alle spalle questa situazione perché questa persona non vi dava ciò che meritavate. Io qua vedo qualcuno che si impegna di più a cercare di comprendere, a dialogare, e un'altra persona che non dà ciò che invece tu volevi. Io vedo che hai messo tempo a recuperare anche il tuo stato psicofisico e ti stai lasciando fluire agli eventi, hai portato guarigione a te stessa o a te stesso rispetto a una situazione di carenza dove hai percepito carenza da un punto di vista affettivo, economico, monetario. Hai cercato di portare pazienza e equilibrio con la vita. Vediamo che succede qua a settembre 2024, Cancro. Paggio di coppe. Paggio di spade, il cavaliere di denari, sì. Allora, per alcune di voi ci sono persone nuove, completamente nuove, che insistono. Per alcune ci sono 2 o più opzioni. E fatto sta che c'è una persona che ti scrive o ti manda dei messaggi o ti corteggia. Ce ne possono essere più di una e io vedo che tu stai un po' sulla difensiva, però te l'ho detto anche qui. Non so se accetti questa opportunità subito, infatti il Cavaliere di Denari mi dice che l'offerta c'è, ma c'è una certa calma da parte tua. Non vuoi fare cose affrettate perché ti vedo lasciarti fluire agli eventi, non fare dei programmi, però qua c'è. Vediamo cosa c'è dopo il Cavaliere di Denari. Il diavolo, che ti ho detto qua, qualcuno che insiste e me lo ribadisce con il diavolo. C'è qualcuno che insiste, ha forte energia passionale, sessuale, sensuale, però io vedo che tu te la prendi con calma. Quindi sia che sia una persona che già conosci, con la quale non c'è stata il giusto dare e il giusto avere, insomma, sia che una persona nuova, io vedo che qua molto ben aspettate sono le persone nuove. È una persona che insiste, ha molta energia sensuale e sessuale nei tuoi confronti, energia anche di corteggiamento, però sta poi a te la scelta, ecco perché ti vedo un po' confuso. Questa persona insiste, per alcune vuole recuperare il rapporto, ma tu non gli dai subito la possibilità. No. Non vedo che rispondi al messaggio, secondo me, inizialmente. O all'invito, magari al messaggio rispondi, ma all'invito no. O ci possono essere dei messaggi con questa persona e le cose vanno un po' più lente perché questa persona può essere lontana per lavoro o per altre questioni. Qua abbiamo anche il segno del Sagittario e del Capricorno.
e del leone. Vediamo cosa ci dicono. Ricordiamo che farai cose diverse dal passato, anche in termini relazionali, con queste carte qui. Allora, cancro, cancro, energia attuale con il matto. Il diavolo, vedi? Qua c'è una persona che insiste. Secondo me qua è una persona, ha molta energia sessuale, te lo dico, è sensuale nei tuoi confronti. Forse anche una persona un po' che hai percepito con molto ego, un po' più egoista. Però che va, che viene, che non sa se va, se viene. Diciamo che tu lo farai attendere questa volta. Vedi il paggio di coppe qua sotto. C'è una persona un po' ossessionata da te qua. Vediamo la forza. La forza al positivo. Il matto. E per molti di voi questa persona vuole ricominciare da zero con te e si impegnerà per farlo e lo dimostrerà con il tempo. Per altre non accettate questa opportunità subito, perché è come se non vi fidate molto. Vediamo il paggio di denari al blocco. Regina di denari. È possibile che sia una persona già impegnata per alcune di voi. Oppure è come se tu non ti fidi tanto di questa opportunità, non ti fidi tanto di questa persona. È come se avessi perso un po' la pazienza con questa persona, con questi incontri di vai e vieni per alcuni di voi. Vediamo i 5 di denari e la temperanza. 3 di bastoni, la temperanza. 10 di spade. Avete perso un po' la pazienza di aspettare questa persona. C'era attesa che dava penuria, cercando di mantenere equilibrio, pazienza, però come se si fosse chiusa una tappa, voi avete voltato le spalle a questa persona. Però qua rientra insistendo, volendo fare un punto a capo con voi. Magari non è subito, Per altre invece, se non avete già questa persona, io vedo che ci sono ben aspettati, è ben aspettato il nuovo, e vedo che messaggerai più che altro, più che un incontro all'inizio con questa persona nuova, non dando subito la possibilità di un incontro, anche se questa persona insiste. Vediamo il paggio di coppe, che è il carro, e questa persona insiste con te, vedi cavaliere di coppe, vuole un incontro e c'è un avanzamento, un primo avanzamento qui. Il carro sei anche tu, cancro, no? Vedi messaggi, scrivi, però stai un po' sulla difensiva. Vediamo, e c'è questa persona che arriva da te. Il paggio di spade, l'imperatore. Diciamo che abbiamo a che fare con una persona un po' rigida o un po' inflessibile e stai un po' sulla difensiva a vedere un po' che cosa fa. Secondo me messaggiate, tu dici sì, no, e poi bisogna rimandare un incontro perché secondo me sei tu che non che temporeggi. Vediamo un po', non ti fidi molto, vediamo il cavaliere di denari. 5 di coppe, vedi sei tu che temporeggi perché non vuoi ripetere uno stesso ciclo con questa persona di dolore o di abbandono, di abbassamento d'animo. Il diavolo è il paggio di bastoni, insiste, te l'ho detto. Cioè c'è un po' un gioco forza qua. Tu dici no, ma sì, ma no, poi secondo me lo blocchi per un po', se non è già successo, o non rispondi, poi di nuovo passa un po' di tempo e lui insiste, può darsi che questa persona stia lontana per lavoro e quindi non si può dare un appuntamento e quindi però viene posticipato e c'è subito dopo questo appuntamento, questo incontro, però qua una persona insiste. Insiste in un incontro passionale, questo sto vedendo, con un po' di messaggi di corteggiamento, con un incontro passionale. Ecco perché ti trovo a vedere, ti vedo fare una scelta. Per alcune di voi sono più persone qua. Io vedo che una di queste insiste. Vediamo un po'. Abbiamo anche il segno dell'Ariete qui.
Leone, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sono pazzo di te, che ti ho detto? Insiste. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Per capire mi sono distrutto. Allora, c'è questa persona che vuole ricominciare punto a capo con te, per alcuni di voi. Per capire che ha fatto del male, insomma, non si è comportato in modo propriamente onesto per alcuni di voi. E ha distrutto l'ego. Qua c'è l'ego ripetuto tante volte. Vediamo ancora cosa altro ti dirà questa persona. Sto affrontando tutte le mie paure. Infatti qua c'è una persona che vuole mettere sforzo e impegno nei tuoi confronti. Per capirlo si è distrutta questa persona e quindi sta affrontando le sue paure legate anche alla mancanza d'amore per se stessa, no? Questa persona. E sì, poi deciderete voi ragazze. Comunque, i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta dei Rider-Waite. Infatti 4 di spade. Te l'ho detto che qua tu temporeggi, non so se accetti subito questa cosa. Qua c'è una persona che viene da te, ti scrive, io non so se tu gli rispondi. E poi dopo riscrivi di nuovo per avere un incontro. Vedi l'appeso, qua c'è un temporeggiamento, cioè tu devi fare una scelta qua. Sia che sia una persona nuova o una persona del passato. Questo è il mese in cui grazie a queste dinamiche karmiche, relazionali, evolutive, tu svilupperai la tua sensitività, la tua magia e farai cose diverse da quello che hai fatto in passato rispetto a una storia infinita che è riconducibile a tante cose che si ripetono, ma soprattutto un modus operandi tuo che si ripetevano in tutte le aree. Ok, vediamo un po' cosa ti dice quest'altro. Gli ultimi oracoli. Cancro. Perdono, vedi qua c'è qualcuno che chiede perdono, rammendare il velo. Cos'altro? Sì, qua arriva qualcosa, scambiarsi i doni, c'è qualcuno che si fa perdonare, che comprende degli sbagli, ti dà un'offerta concreta, magari ti fa anche delle promesse nel tempo. Questo sia che se già conosci una persona, sia per le persone che puoi incontrare nuove, io vedo che sei tu a temporeggiare un po'. E poi qua c'è un equilibrio che viene raggiunto, tant'è che tu ci pensi, no? Prima di affrontare questa cosa, però qua non si arrende, arrivare al traguardo. C'è una persona che non si arrende, sarai tu che metti un po' i freni qua, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per il mese di settembre 2024, mi raccomando studiate e praticate l'arte esoterica perché la via esoterica è una via empirica. E io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.